Who knows? What is in the box? What is in the box? Allora, abbiamo qualcosa. Oddio. Potrebbe essere uno shaker. Potrebbe essere una cosa misteriosa, una cosa che ti spiazza, una cosa vivo? che... Una cosa viva? Vuoi scoprirlo? On the go. On the go. With Ginta. Alessandro Borghese, chef, personalità televisiva, pilota, musicista, imprenditore nelle nuove tecnologie. Ma tu come ti definisci? Come mi definisco? Mi definisco uno che ama la vita e che vuole fare e che vive sempre nell'oggi e nel domani e non guarda troppo indietro, ma vuole fare. Sono sempre uno in movimento, che ha tanta voglia di costruire, che vuole cogliere occasioni nuove, che è amante delle novità, quindi insomma dinamico, affamato di vita. E come chef? Come chef, che è, diciamo, il mio lavoro, nel senso che io nasco cuoco. Ok, la mia passione nasce nella cucina quando sono giovane, ragazzo, 14enne, 15enne, quindi ho fatto scuole straniere, scuole inglesi, grazie ai miei genitori, e da lì ho sempre voluto fare un mestiere che potessi fare in qualsiasi parte del mondo, perché prodotto da me. Quindi non un qualche cosa dove bisogna aspettare magari una telefonata per andare a lavorare, ma che se giro il mappamondo, punto il dito e mi molli là con un coltello, un lavoro lo trovo sicuro. E allora ho detto il cuoco. Il cuoco è... Poi mi piace la convivialità, ero ragazzino, avevo voglia sempre di cucinare per gli amici, mi sono detto, questo è un mestiere che mi può piacere. E quindi quando ho finito scuola a 17 anni mi sono imbarcato su una nave da crociera, che suona molto romantico, molto così. E sono partito per la mia vita e ho iniziato in cucina e da lì non mi sono mai più fermato. Ma raccontami del momento in cui hai deciso di fare il cuoco, perché ci sarà stato un momento, un'ispirazione. Chi ti ha trasmesso questa passione? La passione me l'ha trasmessa mio padre Gigi, napoletano, amante della buona cucina domenicale, cuoco di casa, un professionista. Cucinava lui in casa? Cucinavo lui quando c'erano le feste o le domeniche che era a casa. Quindi occasione speciale? Sì, occasioni speciali. Però... dovuto anche un po' ero un po' irrequieto come ragazzo, insomma, quindi dovevo anche darmi una quadrata, trovare uno stimolo. Sai quando ti chiedono che cosa vuoi fare da grande? E tu dici, non lo so. Ma bisogna decidere che cosa vuoi fare da grande. Quelle domande. Quindi, non sapendo che cosa volevo fare da grande, ho detto, vabbè, mi piace cucinare per gli amici. Inizio con questo, ed è una passione che poi piano piano è cresciuta ed è diventato un mestiere. C'è un sapore che ti ricordi della tua infanzia? Sì, ce n'è più di uno, ce n'è da parte ovviamente di mio padre, quindi tutto il mondo della cucina partenopea, del profumo del ragù della domenica che lentamente si insinua nella camera da letto e quindi... Che iniziava mentre dormivi? Sì, perché papà iniziava prestissimo, o poteva essere, no, quelle occasioni in cui mi mettevo io ai fornelli, perché mia madre, amante della cucina invece mitteleuropea, potevo fargli uno strudel di mele, un goulash, qualcosa del genere, sì. Però principalmente i profumi e i sapori di quello che era la cucina di mio padre. La prima mansione? La prima mansione ero addetto giù ai magazzini della nave quando arrivavano i carichi e a spuntare. Sai, le navi da crociera funzionano come un grande albergo galleggiante, quindi se ci sono tanti clienti americani vuol dire che le colazioni ci sono tante uova e tanto bacon, se ci sono tanti clienti europei ci sono tanti croissant e tanto burro, quindi si dividevano un po' in questi due mondi, e quando arrivavano i grandi carichi nei porti gli addetti alle cucine dovevano andare a fare gli spunti di tutta la roba che arrivava al magazzino. Poi da lì piano piano mi sono spostato nella cucina a fare, insomma, mansioni quelle classiche, quindi pulizia dalla pulizia delle verdure alla pulizia della carne, carciofi al pesce, a fare le piccole mansioni come le colazioni, no, insomma, piano piano. Hai girato il mondo? Ho girato parecchio, sì, ho girato il mondo in generale. Nel periodo delle navi da crociera ho girato molto tutto il bacino mediterraneo, dalla Grecia a Israele a Turchia,
alla Spagna, al Portogallo, insomma tutto quel mondo là, e poi mi sono spostato giù, Egitto, Sudafrica. E i pirati? I pirati l'ho incontrati una volta quando... Ci sono allora? Ci sono pirati moderni, quindi non con la benda sull'occhio e la gamba di legno e l'uncino, però pirati moderni sì. Ho avuto un piccolo disguido che ha affondato la nave al largo della costa della Somalia nel 94, e lì si sono palesati, perché sì, le leggi del mare prevedono che se scende il comandante ti puoi portare via la nave, ma è tutta un'altra storia quella là. Wow! La racconteremo in un altro momento. Incredibile, quindi hai fatto 3 anni a girare. Ho fatto 3 anni a girare, sì, 3 anni a girare, a vivere sull'acqua. A vivere sull'acqua, sì. Ma com'è la vita sull'acqua? La cucina comunque ha uno spazio più limitato. Com'era questo fatto di magari non scendere a terra per magari un diventa tempo? Diventa casa e diventa difficoltoso scendere. È il contrario. È un po' come il Mal d'Africa. Sì. Cioè, quando vivi a bordo di una nave e il tuo mondo è quella nave galleggiante, le tue amicizie, il tuo tempo libero, il tuo lavoro, la tua cabina che diventa un po' il tuo regno, con tutte le fotografie, con tutte le cose che prendi quando viaggi in giro, scendi a terra, e già quando scendi a terra l'equilibrio un po' fa così, poi vuoi a un certo punto risalire, perché quella è casa. È la tua casa galleggiante che va in giro per il mondo. E quindi è una sensazione particolare, E le cucine sono grandi, perché serviamo tantissime persone, quindi devi considerare che è tutto grosso. È tutto grosso, maxi. È tutto maxi, perché comunque sono turni da 200, 300, 400 persone a pranzo, a cena, a merenda, a colazione, a buffet di mezzanotte, al pomeriggio con pizzette e pasticcini. Quindi insomma c'è tanta produzione e tanti spazi sotto. Le cucine sono molto ampie. E cosa ti sei portato dietro? Quando hai deciso di fermarti una volta per tutte? Beh, me lo porto dietro ancora oggi. Quella è un po' stata la mia università. Io non ho fatto l'università classica, ho fatto, diciamo, la famosa gavetta, quindi quella è l'università del mare. In cucina è stato il mio battesimo, che poi mi ha detto sì, è questo il mestiere che voglio fare. E ancora oggi me lo ricordo, perché considera che le esperienze lavorative non di un 17enne, 18, 19, 20, 21 anni su una nave da crociera sono molto concentrate in quei 3 anni. È come se avessi vissuto già 3-4 vite. Io quando penso a te penso a 2 persone in una. Vedo questo animo molto creativo, molto artistico, che convive con un animo molto più programmatico, molto più businessman. E come fanno queste 2 personalità a convivere dentro di te? Ogni tanto litigano, quindi ogni tanto prevale, quando sono in cucina, la parte creativa, la parte dove torno a fare quello che mi piace fare, no? Il piatto, la materia prima, il cliente che mangia, la soddisfazione del fatto che mangia un piatto mio, e poi con gli anni insomma è subentrata la parte imprenditoriale, perché sennò rimani rilegato in una cucina. Io invece volevo fare tanto altro e sono Sei molto ancora poliedrico. Sì, sono ancora a metà strada, ce n'è ancora da fare, quindi queste 2 cose sono sempre andate di pari passo, perché non mi scordo mai l'origine di cosa sono, però voglio aggiungere, no? A quella base. Quindi tua mamma attrice? Tuo padre Mio padre, sì, mia madre attrice e mio padre imprenditore napoletano. Cosa hai preso da uno dall'altro? Da mia madre il senso del dovere dal punto di vista lavorativo, facendo da tanti anni anche televisione. Penso che quella parte lì l'abbia assorbita da parte di mia madre, che poi mi ha anche insegnato ad essere umile, ad essere insomma con i piedi piantati per terra. E invece, come si dice a Napoli, la cazzimma da parte di papà, quella fascia un po' da schiaffi da napoletano, che quella è sicuramente, e quella di godersi la vita, di non aver problemi se vai in giro con
una 500 o una Ferrari, non cambia niente, l'importante è godersela, va bene con qualsiasi cosa. Ferrari o Porsche? GT? Io amante delle macchine e dei motori, perché papà viene da una famiglia di motoristi, quindi da una famiglia di autoricambi per macchine, a Napoli, autoricambi Borghese, nonno pilota di macchine con scuderia, papà pilota di motociclette. Io ho preso quella parte lì e per tanti anni ho corso in moto e ancora adesso quando posso la mia valvola di sfogo è mettere il casco in testa, chiuderlo e andare in pista. Quindi hai sempre voglia di avere quel pizzico di adrenalina? Sì. E come la provochi quando per esempio cucini? Inizia il servizio, si spengono, si abbassano le luci o si accendono le luci? Come funziona quel momento? Arrivano le persone più che altro, perché in pre-servizio io dico sempre ai miei ragazzi che è la parte più noiosa, no? Perché dobbiamo fare un sacco di linea, di preparazione, no? Sono lavori meticolosi, spesso in serie per tante persone. Poi c'è showtime. Showtime è l'ora e mezza di servizio che arriva la gente e lì è il momento in cui ci vogliamo divertire. Quindi lì libero sfogo a concentrazione e divertimento della cucina. La cucina deve essere gioia, deve essere, no, un atto d'amore, un qualcosa che diamo a qualcuno, noi ci doniamo nel momento in cui cuciniamo per qualcuno, è un atto d'amore, è un qualche cosa che faccio per qualcuno, ma anche per me stesso, no? Quindi è uno scambio alla fine. Sì, perché io penso al piatto, lo lavoro con i miei ragazzi, io ho una squadra, quello è l'importante, avere un gruppo, appunto sui giovani, quindi un sacco di giovani lavorano con me e dopodiché quel piatto tu lo mangi, sei felice e quella è la mia soddisfazione, cioè lì siamo riusciti in quell'obiettivo, no? L'abbiamo cambiato, l'abbiamo modificato, abbiamo pensato che questo è il piatto giusto, quando il cliente lo assaggia è lì, no? Si mangia con gli occhi, poi col naso, ma è nella bocca che il gusto vince. Quindi ti dividi un po' tra Milano e recentemente anche Venezia. E da 3 anni ha un'avventura nuova su Venezia, sì, assolutamente sì, un'avventura nuova su Venezia, una città romantica, città delle fughe d'amore con mia moglie, quindi una città che ci ha sempre attratto, che abbiamo sempre detto prima o poi qualche cosa vogliamo farlo là. E quel sogno l'abbiamo realizzato 3 anni fa, buttando un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché comunque sono stati periodi difficili, però è bello poi vedere, no? Che piano piano con tutti gli sforzi. È difficile perché? Difficile perché è una città, ma non difficile, nel senso è difficile imprenditorialmente, è una città che domanda tanto, è una città tra le più belle città d'arte al mondo, è una città gotica, romantica, ma logisticamente impegnativa. Quindi la mattina ti arrivano i carichi sulle barche. Esatto. E come funziona? Funziona tutto così, è tutto per acqua, quindi è anche un rifugio di pace perché non ci sono le macchine, c'è la lentezza, non si va di corsa, scendi da casa e non c'è traffico, casino, no, c'è gente che cammina e quindi tu incontri le stesse persone spesso e volentieri e quindi c'è un rapporto umano, buongiorno, c'è un guardarsi, un salutarsi, un fermarsi per 2 chiacchiere, capito? Non c'è quella frenesia. Sì, quindi questo ti porta a tornare ad essere umani. Sì, a calmarsi un attimo. Quando sto a Venezia mi metto sul pontile mio che dà sul Canal Grande, magari vedo passare le barche e guardo intorno perché è un museo a cielo aperto. Il lusso della semplicità di Venezia a me mi affascina, mi guardo, mi rilasso. Quando hai creato i tuoi piatti per Venezia, le tue ispirazioni da dove sono partite? Sono partite da un ricordo, da un profumo, da qualcosa che hai visto nei viaggi? Ma sono partiti da anni di esperienza, dal fatto che comunque accanto a me ho uno chef giovanissimo che ha 27 anni, Sebastiano Bodi, che è di lì, che a sua volta mi ha insegnato tante cose, tante culture veneziane, tante abitudini. Una che ti è rimasta impressa? Ma sai, ci sono piatti come le moeche, come i garrusoli, come il stesso saor, ci sono tradizioni che... Cos'è il saor? Il saor era un metodo di conservazione, si faceva con le cipolle stufate, con le sarde,
pesce, le sarde, un pesce azzurro, che veniva poi fritto e poi con l'aceto per conservarlo nel tempo, ed è un classico piatto veneto, no? Le sarde in saor. E poi noi le decliniamo in varie maniere, quindi abbiamo la nostra versione di saor. Quindi lì cucina piuttosto... Lì c'è una cucina regionale, molto territoriale, sì, ci allarghiamo su tutto il Veneto, però molto lagunare, quindi erbe di laguna, pesci di laguna, seguiamo le maree, le stagioni. Le erbe di laguna. Sì, le barene sono il questi. wakame. Il wakame. Wakame è un po' più giapponese. Come si chiamano quindi le erbe di laguna? No, le erbe di laguna sono tante, nel senso che sono, diciamo, erbe spontanee che nascono sul bordo delle barene, questi affioramenti che stanno in laguna o comunque sulle varie isole che sono sparse in giro per Venezia, e quindi insomma ci piace andare a raccogliere. Abbiamo i nostri fornitori che danno quello sprint in più ai vari piatti, un po' di acidità, un po' più di sapore di pepe, un po' più, insomma, si gioca, no? Il palato deve divertirsi. C'è un ingrediente che non usi mai in cucina? L'ispirazione può venire da qualsiasi cosa, da un'opera d'arte, da una passeggiata con le mie figlie, da un viaggio. Poi dopodiché bisogna concretizzarlo in cucina e bisogna cercare gli ingredienti giusti, la tecnica giusta e sperimentare, provare. Con i miei ragazzi noi proviamo un piatto, poi lo assaggiamo tutti quanti insieme, ognuno dice la sua e poi ci rimettiamo mano. Ah, non ci piace, c'è troppa acidità. Ah, manca una spinta nel tortello, perché non aggiungiamo un po' di ricotta forte? Ok ragazzi, riproviamo il piatto, lo riassaggiamo tutti quanti, vediamo come va. Quando tutti quanti, bene o male, dicono caspita è buono, ci piace, entra in carta. La tua passione per le nuove tecnologie? Dove nasce? Il futuro. Ma sai, io sono stato uno dei primi cuochi con una pagina internet, con un sito, con una pagina Instagram, parliamo veramente di quasi 20 anni fa, 16 Sei anni. proprio buttato? Sì, avevo investito in questo sulla mia persona. Ovviamente quando abbiamo insieme a mia moglie messo su la Binormal, che è la nostra società, abbiamo subito investito sulla mia persona, sulle nuove tecnologie per promuovere me. Poi queste cose sono cresciute e recentemente negli ultimi anni siamo co-founder di una società che è uno spin-off del Politecnico di Milano che si chiama B-Code. Ecco, parlami di B-Code. B-Code è una società che si occupa di Digital Product Passport, quindi il passaporto digitale dei prodotti. Perché è importante? È importante perché è una normativa europea che arriverà a breve, nel 2025, e fa sì che puoi tracciare il prodotto dall'inizio a fine vita. Quindi tutta la filiera? Tutta la filiera, molto semplicemente, la nostra società mette insieme un sistema con i core code dove tu puoi vedere e essere più vicino, tua azienda, al tuo cliente, mettendo insieme l'azienda e il cliente, dandogli garanzie tracciabili in blockchain. Blockchain, esattamente. Assolutamente. Quindi è come se fosse un notaio digitale che ti certifica che quell'oggetto è stato costruito con i crismi, specialmente adesso che tutta l'Europa vuole un'economia circolare, e questo fa sì che questo avvenga in maniera certificata, non modificabile, quindi una garanzia per tu che sei un acquirente e per me azienda che voglio a mia volta dare un prodotto certificato, garantito, che abbia insomma un valore aggiunto sia per me sia per te che lo acquisti. B-Code quindi nasce in Italia? B-Code nasce in Italia, nasce a Milano, c'ha sede a Bergamo, e da B-Code a breve sta nascendo un'altra spin-off che invece sarà nel mondo dell'intrattenimento. Andate a conquistare proprio tutto il territorio internazionale? Sì, B-Code e il progetto nuovo sono con un respiro internazionale, assolutamente. B-Code, quante persone lavorano? Allora, adesso sono una quindicina, parliamo di AI, quindi di intelligenza artificiale, parliamo di blockchain, parliamo di persone che comunque sono esperte e molto pratiche di tutto quello che è il mondo digitale di oggi, quindi di nuovo giovanissimi,
molto intraprendenti e con una visione del futuro. Bisogna affidarsi a loro che hanno una visione completamente nuova e molto più avanzata di noi. Ma questa idea di azienda è nata a te, è arrivata a te, è una cosa che tu hai sentito parlare, sei andato a San Francisco? Un gruppo di amici. A Palo Alto. Be Good è nato tra amici. Un gozzetto a cena? Tra amici in Puglia. In Puglia? Sì. Dove in eravate? Puglia. Eravamo in Salento. Eravamo in Salento e... In vacanza? Sì, in vacanza. Era un progetto che i miei colleghi avevano già iniziato con il Politecnico di Milano e chiacchierando sono entrato sempre più all'interno di questo progetto, mi sono appassionato sempre di più e sono diventato co-founder insieme a loro e da lì abbiamo iniziato piano piano e adesso da startup siamo in fase di scale up. Il passaporto digitale può essere applicato quindi un po' a tutto, all'abbigliamento piuttosto che oggetti, sì. E anche alla cucina, ai prodotti alimentari? Non ai prodotti alimentari, non in questo momento qui, però ovviamente diciamo in un futuro non lontano, perché il prodotto è deperibile, quindi bisogna trovare la quadra giusta, però diciamo l'inizio della filiera e la fine della filiera potrebbe essere tracciata. Per il momento parliamo tutto da pezzi meccanici di una macchina, di una motocicletta, a dove è stata costruita questa sedia, dove siete, con che tecnologie, quali materiali, qual è stato il processo, quale deve essere il suo corretto smaltimento, anche perché così il cliente finale sa il fine vita di questo prodotto, dove va a finire, per una questione anche di ecologia. Questo è un prodotto, il Digital Product Passport, che aiuterà a non avere tutto questo spreco pure. Quindi è anche una questione di trasparenza? Sì, questo è il senso, è proprio la trasparenza, è la parola giusta. Il futuro, come lo vedi? Tra 30 anni dove saremo? Nel mondo della cucina, nel mondo della tecnologia, magari tecnologia applicata a cucina? Chissà, mi sono sempre chiesto se tipo la tecnologia sostituirà noi cuochi. Poi ci ho pensato a lungo e ho detto ma chi la fa la lasagna? Io dico, no? Poi giusto? Ma no. No, non è possibile. No. Però sicuramente andremo... Ci vuole il cuore. Sì, io penso che stiamo andando velocissimo, siamo in una fase dove... è la stessa fase in cui eravamo 20 anni fa. Siamo alle porte del Web 3. Quindi chi sarà lungimirante, investirà e saprà usare le tecnologie che ci vengono proposte, sarà un passo avanti agli altri. Quindi questa è una cosa molto molto importante, perché tante volte queste rivoluzioni arrivano ma non ce ne rendiamo conto. Aspettiamo, a un certo punto ci travolgono. Invece bisogna essere preparati. E il Web 3 è alle porte, cioè le nuove tecnologie di cui leggiamo ogni giorno, l'intelligenza artificiale, il fatto che tante volte spaventa, dice oddio mi porterà via il posto di lavoro. No, secondo me no. Sarà necessario saper usare l'AI per poter usufruire dei lavori che questo prodotto ci porterà ad avere nei prossimi anni. Quindi fondamentale studiare, andare avanti. L'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano nel processo di produzione della materia prima, nel fatto che stiamo cercando di ottimizzare sempre di più lo spreco di acqua, di mangimi, l'utilizzo del terreno, se fertile o non fertile, insomma l'AI applicata ad altre tecnologie ci potrebbe aiutare poi nel processo. Stiamo diventando tanti, no? E quindi dovremo trovare un modo per poter sfamare una popolazione che sta crescendo sempre di più. E in quel settore lì forse l'AI potrebbe essere un qualche cosa che ci porterà dei grandi vantaggi. Tu sei un musicista? Ho letto. Io non sono un musicista, io sono appassionato di musica. Un appassionato di musica, allora un amante. Sì, il potere evocativo del cibo è uguale al potere evocativo della musica. Se tu fossi una band, come chef, se tu fossi una band, un cantante, chi saresti? Quale sarebbe la tua canzone, la tua colonna sonora? Ma sai, a me piace molto il rock. Sono salito all'altare con mia moglie con le Zeppelin. Però mi piace la musica in generale, nel senso ho delle figlie, un adolescente, quindi adesso siamo tutti nel mondo del rap, del trap italiano. Quindi ci vedo. Vero? Quando cucini, lanci cose. Lancio no, però devo dire che le mie figlie mi fanno conoscere le nuove tendenze, anche se poi torniamo un po' sempre al classico, nel senso che ci piace ascoltare anche cose nuove che stanno uscendo, come ti piace sperimentare magari un piatto un po' più azzardato, più creativo.
però poi una tagliatella al ragù te la mangi sempre, quindi un buon brano rock te lo sentirai sempre, un grande classico. Ma suoni qualche strumento? No, suono il campanello di casa ogni tanto quando arrivo, non è detto che mi rispondono, però no, non suono nessuno. Ho iniziato a suonare il sassofono quando ero piccolino. Mi divertiva, mi piaceva il jazz, sentivo perché era un retaggio delle navi da crociera, quindi le navi da crociera c'avevo le cassette, si facevano le cassette, certo. Mi ascoltavo Duke Ellington, Kenny G, roba di questo genere qua, e mi ero divertito a suonare il sassofono, poi ho sostituito il sassofono con le padelle. Ma se tu non avessi fatto il cuoco? Avrei fatto forse il pilota. Stavo per chiederti, pilota o musicista? Perché... più pilota. Più pilota. Guido meglio di quanto suono, ecco. E dove trovi questa ispirazione per andare in pista? Cioè hai bisogno proprio di sfogare? Dove trovi il tempo, più che altro. Esatto, non lo trovo recentemente, mannaggia. È quello il fatto. Infatti voglio applicarmi alle nuove tecnologie per poi applicarmi a godermi anche del tempo per fare le cose che mi piacciono. Qual è il prezzo che hai dovuto pagare per essere al punto in cui sei oggi? Ma se ci penso, sai, non è che è stato un sacrificio, perché mi è venuto naturale. Però il tempo è un fattore fondamentale. Sai, chi ha iniziato a lavorare a 17 anni, specialmente nel mondo della cucina, ci sono stati pochi sabati, poche domeniche, poche vacanze con gli amici, pochi capodanni, perché sono sempre stato in cucina. E questo mi ha portato via, insomma, però è sempre stato quello che mi piaceva fare. Quindi non ne soffro più di tanto, e ho cercato sempre di dare quello che io chiamo quality time alle mie figlie, no? Non quanto tempo, ma quale tempo uno dedica, così, considerando che poi mia moglie lavora con me in azienda e lavorate insieme? Assolutamente sì, lei è, quindi è un modo per stare anche l'amministratore delegato delle mie società, e lei, diciamo, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ricordiamocelo. Con la televisione arrivano anche tanta pressione, tanti pregiudizi. Tu hai sofferto qualcosa? C'è stato un momento in cui dicevi, vabbè, dato che è successo questo, mollo tutto? O sei stato uno sempre dignitoso? Io ho fatto una transizione da 13enne, 14enne, figlio di un'attrice famosa internazionale, con un'aria molto libertina, degli anni 70, degli anni 60, quindi copertine dei giornali. Mia madre è stata su Playboy, quindi ho avuto, e non c'era internet, non c'erano i telefoni, quindi ho vissuto, diciamo, quel genere, no, di invidia da parte della scuola, i bambini, sai, quando sei ragazzino c'è sempre un po' di, no, con tua madre che... E poi però la transizione è andata su le nuove tecnologie, perché oggi con i cellulari è tutto un altro mondo, dove però io faccio un mestiere, faccio il cuoco, faccio conduzione televisiva. Sì, l'invidia c'è, purtroppo c'è tante volte, è una cosa che è tangibile, reale, però io non la vivo, io non ce l'ho in questo senso. Quindi ogni volta che leggo qualche cosa che magari io metto sempre un mi piace. Nel senso che mi piace? Sì, perché io penso che bisogna disarmarle le persone, non bisogna ingaggiare discussioni. Ognuno ha le sue opinioni, ognuno ha il modo di esprimersi. Io faccio un qualche cosa di semplice, non faccio niente di cucino e faccio intrattenimento e cerco di dispensare gioia sotto quel profilo. Quindi, insomma, se c'è qualcuno che chiacchiera, che dice però qui, sai, ogni tanto mi dicono ancora a quasi 50 anni che sono dove sono grazie a mia madre, allora a me mi viene da ridere, capito? Wow. Perché lo dicevano quando avevo 14 anni, mi poteva dire, ma a 50 dico va bene, dai, su ragazzi, fatevene una ragione. Fatevene una ragione, oh. Dove la prendi questa energia? Sei così proprio? A me piace, io sono così. Ti svegli la mattina, sei così? Sì, mi sveglio la mattina, non tutte le mattine, sono tante mattine che non riesco a dormire come si deve, perché cambiando un albergo ogni giorno e un letto ogni giorno, finché c'hai 20 anni dici vabbè, adesso la schiena mi fa male, mannaggia, oh. Quindi non vedevo l'ora di tornare a casa per dormire 2 notti di fila dentro il mio letto. Who knows? What is in the box? What is in the box? Allora, abbiamo qualcosa. Oddio. Potrebbe essere uno shaker. Potrebbe essere una cosa misteriosa, una cosa che ti spiazza, una cosa è vivo? che... Una cosa viva? Puoi scoprirlo? No, non è vivo. No? Non lo so. Dici? Che cos'è? Allora, non lo scopriamo, metti la mano dentro e prova a indovinare. Schiaccia. Distruggi. Senti, indovina. Io sento un aroma. Cos'è? Un profumo, un succo di frutta?
Allora, hai il suo contenitore? Pepe. E come l'hai indovinato? Tocca, senti. Senti, annusa? No, annusa da qui no, però tocco. Abbiamo Pepe, il giusto? pepe, sì, abbiamo il pepe. Che cosa rappresenta il pepe per te? Il pepe per me rappresenta, sicuramente uno dei miei, o se no il mio signature dish. Esatto. Che è quello che mi ha diciamo portato bene al mio arrivo e alla mia apertura qui a Milano, sia la mia cacio e pepe, il mio spaghettone, il più grosso. La ricetta, in breve. La ricetta in breve è spaghettone, spaghettone il mio, quello che produco io, il più grande, con un calibro un po' più spesso e tenace al morso rispetto agli altri spaghetti. Molto al dente, quindi? Molto al dente, io sono un amante della pasta, come giusto che sia. E poi abbiamo ovviamente il formaggio, abbiamo il pecorino romano con una stagionatura di 18 mesi, abbiamo un piccolo taglio di parmigiano di 30 mesi e poi un blend di pepe, un pepe aromatico a bacca cava, molto profumato, molto intenso, che anche dà una colorazione alla cacio e pepe lilla, viola. Sì, violacea. Sì, violacea, perché questo pepe a bacca cava ha quello che si chiamano antociani, che è lo stesso del vino rosso. Ok? Che se tocca qualcosa di bianco lo tinge. E poi un pepe pugliese che gli dà la spinta, invece un po' pepata, ben mantecato. Ed è un dei piatti. Ma il trucco qual è? Perché cacio e pepe sembra una ricetta molto basilare, molto semplice, invece non esce mai. Esce un pastone. E cos'è il trucco? Le cose semplici spesso sono quelle un po' più difficili da fare perché sono pochi elementi. Il segreto è le temperature. È un gioco di temperature, perché quindi tu fai bollire la pasta. Il formaggio caglia a una certa temperatura, quindi dobbiamo evitare di farlo cagliare. E quindi dobbiamo lavorare non sopra i 52-53 gradi e essere sapiente e veloce nella mantecatura e nel servirlo a tavola, tant'è vero che quando poi arriva a tavola coperto da una cloche, i miei ragazzi in sala, in cucina, che adesso c'è il vizio del selfie, no? Devi fare o fotografare un po' di food porn, un po' di piatto fotografato. Ci vuole. E adesso è l'unico piatto su cui poi dico ai ragazzi di sbrigarsi perché c'è il rischio che poi si incolli. E tu la mantecatura come la fai? Con un po' di acqua di cottura? Tu vuoi sapere troppo, non te lo posso dire. No, veramente, segretissimo. No, un pizzico d'acqua che deve essere anche quella tiepida, non eccessivamente né calda né fredda, e poi è una questione di abitudine, di mano. Di mano? Già. Niente, dobbiamo fare una masterclass. Dove la facciamo? Milano o Venezia? Va bene in entrambi i ristoranti. Allora andiamo a Venezia. Andiamo a Venezia. Grazie Alessandro Borghese. Grazie a te. È veramente un piacere averti qui. Il piacere è stato mio. On the go with Ginta.